Partendo dagli scarti del caffè e dei funghi, quindi praticamente a costo zero, con dei semplicissimi trucchi si possono fare nascere e crescere addirittura loro in casa. Io in questo video non solo vi spiegherò, ma vi mostrerò tutti i passaggi per poter riuscire ad ottenere proprio questi. Quindi vi consiglio di seguirlo, ma soprattutto rifarlo, perché sono certo che quando otterrete questi risultati sarete contenti di averlo fatto. Al fine di eseguire l'esperimento, tutto ciò che occorrerà saranno queste 4 cose, quindi un po' di paglia o del fieno in alternativa, le cialde del caffè, quelle che normalmente vengono buttate, ma vi assicuro che all'interno c'è una vera miniera d'oro, gli scarti dei funghi, quindi la prossima volta che li cucinerete la parte inferiore non la buttate più, e un pochettino di terra, quella universale andrà benissimo. Eccola qua. Come preparare il mix nel quale fare crescere i funghi? La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi il caffè e lo potrete trovare, e andrà benissimo, all'interno delle cialde esauste, quindi già utilizzate, della macchinetta del caffè. Quelle sono davvero perfette, tutti le buttano, ma nessuno sa, o comunque pochissime persone sanno, che aprendolo all'interno c'è una vera e propria miniera d'oro. Questo non solo andrà bene per questo esperimento, ma andrà bene anche per eventualmente andare a concimare delle piantine. Guardate un po', aprendola, che cosa ci sia all'interno. E occorrerà tirar fuori tutto ciò che si riesce. In realtà non è nient'altro che una polverina di caffè macinato. Eccola qua. Per quanto sia stata utilizzata, vi assicuro che è ciò che serve a noi per ottenere poi i funghi. E la cosa buona è che, avendola utilizzata, è stata automaticamente sterilizzata dall'acqua calda che è passata all'interno della macchinetta. Quindi bisognerà aprire tutte queste cialde e raccogliere quanto più caffè possibile. Aperte le capsule, questo è ciò che si è ottenuto, direi una quantità veramente importante da poter utilizzare per creare la miscela. Procuratosi il terriccio universale ed estratto il caffè dalle capsule, non resterà altro che unirlo seguendo semplicemente una regola, ovvero quella della proporzione di 1 a 2. Significa che per ogni tazza di caffè occorrerà miscelare 2 tazze di terriccio universale. E per miscelarle sarà davvero semplice, procuratevi un contenitore ed andate ad inserire tutto, quindi una tazza di caffè, 2 tazze di terriccio universale. Operazione semplicissima e velocissima. E questo è ciò che dovrete ottenere. Ecco qua. Come ottenere i semi, ovvero le spore, dagli scarti dei funghi. Operazione successiva è quella di procurarsi le spore dei funghi. Considerate che ci sono 2 possibilità. La prima, comprarle, ma è un peccato perché bisognerebbe spendere dei soldi che secondo me si possono risparmiare. E invece la seconda è quella che quando comprate gli champignon e li pulite per mangiarli, si tengano gli scarti, ovvero questa parte, quella inferiore. Non resterà altro che procedere in questo modo. Quindi, per intenderci, questa parte la potrete utilizzare tranquillamente, quest'altra invece che normalmente verrebbe buttata, la si potrà utilizzare come veri e propri semi. E continuate a tagliare e a pulire i funghi fino a che non avrete ottenuto tutti gli scarti da poter utilizzare. Considerate che più ce ne saranno all'interno del composto e più possibilità di ottenere poi funghi avrete. Altra cosa importante da capire è che comunque, per quanto noi si vada ad utilizzare la parte inferiore, la concentrazione maggiore di spore in realtà è nella testa, quindi sarà una scelta vostra se utilizzare qualche testolina o soltanto gli scarti. Alla fine dell'operazione, questo è ciò che si è ottenuto, quindi dei funghi perfettamente puliti, in realtà ancora da lavare, ma che comunque sono pronti per essere utilizzati, e gli scarti che andremo poi noi a utilizzare per poter ottenere i funghetti nuovi. Preparazione del contenitore e della base nel quale fare crescere i funghi. La prima cosa che occorrerà fare sarà procurarsi una cassetta in plastica forata, è davvero l'ideale, proprio come questa. Se nella parte inferiore non ci fossero i fori, non succederebbe nulla. La cosa importante invece è che ci siano nelle parti laterali. Una dimensione di circa 40 cm per 20 sarà davvero l'ideale. A questo punto riprendere la cassettina che abbiamo precedentemente lavato ed andare ad inserire all'interno di questa un foglio di tessuto non tessuto, quello che si usa d'inverno per coprire le piante dal freddo, ed andarlo ad inserire all'interno. Così facendo si potrà poi inserire all'interno della cassetta il mix che abbiamo creato, senza che però poi lui esca fuori dai fori. E pressarlo. Le dimensioni di questo tessuto dovranno comunque essere abbastanza grandi per poter avere circa 20 cm nella parte, chiamiamola inferiore,
e più o meno una cinquantina di centimetri nella parte superiore, in modo che poi, una volta inserito il tutto, si possa coprire. Una volta messo il tessuto, prendere la paglia e, volendo, si potrebbe anche sterilizzare facendola bollire nell'acqua, ma in questo caso non servirà, e creare sulla base della cassetta un fondo di circa 4-5 cm di altezza, semplicemente andandocelo a appoggiare in questa maniera, così, e pressare. Inserito il fieno all'interno della cassetta, questo è il risultato che dovreste ottenere, quindi un letto di circa 5-6 cm di altezza di paglia. Prendere i pezzettini di fungo che abbiamo precedentemente tagliato ed andarli ad inserire in questa maniera, facendoli cadere. È un'operazione davvero semplicissima. Ecco qua, così. Lasciatene un po', non li mettete tutti, perché un po' di questi andranno anche nel mix che adesso andremo ad inserire. Quindi una volta inseriti, con le mani, io consiglio sempre di lavarsi bene le mani prima di fare questa operazione, perché più saranno pulite, meno pericolo di contaminare il tutto ci sarà e quindi c'è più possibilità che i funghi poi nascano. E questo è il risultato. Prendere il terreno, riprendere i funghi, andarli ad inserire, miscelare anche in questo caso il tutto, così, in modo che comunque un po' di spore siano anche all'interno del mix e non soltanto all'interno della paglia, dopodiché andare a coprire. E una volta coperto tutto il fieno col mix, pressarlo in questa maniera. Non vi preoccupate, pressate anche molto energicamente. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che il terreno la prima volta sia ben zuppo. Dopodiché chiudere con i lembi di tessuto che abbiamo lasciato in eccesso. Così facendo si permetterà che all'interno comunque il terreno respiri, perché il tessuto non tessuto permetterà comunque una traspirazione tra l'esterno e l'interno della cassetta, ma proteggerà da eventuali patogeni o comunque elementi esterni che potrebbero andare ad inficiare comunque tutta l'operazione. Non resterà altro che posizionare la cassetta in un punto fresco e asciutto della casa. Però ogni tanto bisognerà controllare che all'interno il tutto sia ancora umido, quindi basterà, casomai un giorno sì e un giorno no, andare ad aprire, toccare il terreno e se questo fosse troppo asciutto, allora riprendere il vaporizzatore e bagnare. Primi risultati. Trascorsi all'incirca 30 giorni, riprendendo il tutto si può notare che nella parte superficiale del terreno si è formata una patina bianca che sembrerebbe muffa, in realtà no, quello non è nient'altro che il micelio che si è sviluppato, significa che tutto sta andando come dovrebbe e addirittura andando a guardare nelle crepe del terreno che si sono formate si iniziano a vedere le prime testoline dei funghi che stanno spuntando, direi un risultato davvero ottimo. Ed infatti, trascorsi soltanto altri 2 giorni, si può notare che alcune delle testoline che erano spuntate stanno iniziando a crescere e sono grandi circa 1 centimetro. Arrivati più o meno al 40° giorno, i funghi continuano a crescere. Una cosa davvero importante durante la crescita è controllare che il terreno resti sempre umido. Se dovesse seccare, dovrete prendere immediatamente il vaporizzatore e bagnare, in modo che questo però non sia zuppo, soltanto leggermente umido. Se non lo farete, c'è il pericolo che poi la crescita dei funghi si blocchi e comunque poi non si ottenga il risultato. Ed arrivati al 45° giorno, guardate come i funghi si siano sviluppati in una maniera incredibile. Già così si potrebbero raccogliere, ma volendo si possono lasciare ancora qualche giorno in modo che le loro dimensioni aumentino ed ottenere un raccolto sicuramente maggiore. Ed infatti, lasciandoli soltanto altri 5 giorni, quindi arrivati al 50° giorno, guardate come le loro dimensioni siano notevolmente aumentate rispetto a 5 giorni prima. Provo ad avvicinare la telecamera al fine di mostrarvi meglio i risultati che si stiano ottenendo. Sono davvero incredibili. Mi dispiace soltanto non potervi fare sentire l'odore, che vi assicuro è ottimo. Trascorsi 55 giorni, i funghi sono letteralmente esplosi. Le loro dimensioni sono decisamente maggiori rispetto alle dimensioni dei funghetti che abbiamo utilizzato per poter ottenere le spore e quindi seminarli. Questo significa che l'esperimento è andato ben oltre le aspettative e in maniera assolutamente positiva. Alla fine dell'esperimento, questo è il risultato che si è ottenuto: dei funghi assolutamente perfetti, le loro dimensioni sono incredibili, toccandoli sono duri, hanno un profumo incredibile e direi che arrivati a questo punto si potrà tranquillamente procedere con la loro raccolta. Risultati e primo raccolto. Quindi non resterà altro che raccoglierli. Io adesso, per farvi vedere che effettivamente loro sono nati davvero qua e che non è un video finto, userò un cucchiaio per tirar fuori il tutto dalla terra, però voi basterà che li stacchiate o meglio ancora li tagliate alla base, quindi andare a procedere e tirare via.
in questa maniera. Ecco qua. Questo è ciò che si è ottenuto. È un risultato davvero incredibile. Quindi, guardate un po'. Eccoli qua. Assolutamente perfetti e pronti per essere puliti. Però mi raccomando, voi non li strappate, io l'ho fatto solo per farvi vedere. Questa parte dovrà rimanere nella cassettina in modo che poi loro continuino a rigenerarsi e faranno davvero tantissimi raccolti. E stessa cosa anche per questi. Quindi in questo caso li tirerò via così non rovino. Alla fine dell'operazione questo è il risultato che si è ottenuto, un raccolto davvero abbondante, circa mezzo chilo di funghetti, ed è incredibile, e lo è ancora di più se si pensa che il tutto sia stato fatto generare da degli scarti che normalmente noi avremmo buttato. Considerate che questo è il primo dei tanti raccolti. Se continuerete a bagnare il terreno nasceranno tantissimi altri funghi. In media ci saranno più o meno altri 5-6 raccolti esattamente come questo. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito e che vi sia piaciuto per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. Poi, altra cortesia che vi chiedo: se potete, condividete questi video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.